Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Combivir Vive Healthcare SRL unipersonale. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Combivir? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Combivir durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Combivir? Combivir ha un farmaco a base del principio attivo lamivudina più zidovudina, appartenente alla categoria degli antiretrovirali e nello specifico antivirali per il trattamento dell'infezione da HIV. Associazioni. È commercializzato in Italia dall'azienda Vive Healthcare SRL unipersonale. Combivir può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Combivir UOSPED 60 compresse blister. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Vive Healthcare BV. Concessionario: Vive Healthcare SRL unipersonale. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: lamivudina più zidovudina. Gruppo terapeutico: antiretrovirali. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Combivir è indicato nella terapia di associazione antiretrovirale per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana, ivi vedere paragrafo 4, 2. Posologia: la terapia deve essere iniziata da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV. Combivir può essere assunto con o senza cibo. Al fine di garantire la somministrazione dell'intera dose, la compressa dovrebbe idealmente essere deglutita senza essere rotta. Per i pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse, queste possono essere frantumate e aggiunte ad una piccola quantità di cibo semisolido o di liquido. Il tutto deve essere assunto immediatamente, vedere paragrafo 5, 2. Adulti e adolescenti di peso almeno pari a 30 kg. La dose raccomandata di Combivir è di una compressa 2 volte al giorno. Bambini di peso compreso fra 21 kg e 30 kg. La dose orale raccomandata di Combivir è di mezza compressa assunta al mattino e di una compressa intera assunta alla sera. Bambini di peso compreso fra 14 kg e 21 kg. La dose orale raccomandata di Combivir è di mezza compressa 2 volte al giorno. Il regime posologico per pazienti in età pediatrica che pesino tra 14 e 30 kg è basato soprattutto su modelli farmacocinetici e supportato dai dati derivanti da studi clinici che prevedono l'uso dei componenti singoli lamivudina più zidovudina. Può verificarsi una sovraesposizione farmacocinetica di zidovudina, perciò deve essere assicurato un attento monitoraggio di questi pazienti. Se si verifica intolleranza gastrointestinale nei pazienti con peso compreso fra 21 e 30 kg, può essere adottato uno schema posologico alternativo che prevede l'assunzione di mezza compressa 3 volte al giorno nel tentativo di migliorare la tollerabilità. Non si devono usare le compresse di Combivir in bambini con peso inferiore ai 14 kg, dal momento che non è possibile aggiustare in modo appropriato le dosi in base al peso del bambino. Questi pazienti devono assumere lamivudina e zidovudina in formulazioni separate secondo le raccomandazioni di dosaggio prescritte per questi prodotti. Per questi pazienti e per quelli non in grado di inghiottire le compresse, sono disponibili le soluzioni orali di lamivudina e zidovudina. Dove siano necessarie o l'interruzione della terapia con uno dei principi attivi di Combivir o la riduzione di dose, sono disponibili preparazioni a base di lamivudina e zidovudina separate in compresse / capsule o in soluzione orale. Compromissione renale. Nei pazienti con compromissione renale, i livelli di lamivudina e zidovudina sono aumentati a causa della ridotta clearance. Pertanto, poiché possono essere necessari aggiustamenti della posologia, si raccomanda di utilizzare preparazioni separate di lamivudina e zidovudina nei pazienti con ridotta funzionalità renale, clearance creatinina 50 ml/min. Il medico ha invitato a fare riferimento per la prescrizione di questi farmaci alle informazioni relative ai singoli medicinali. Compromissione epatica. Dati limitati in pazienti con cirrosi suggeriscono che può verificarsi accumulo di zidovudina in pazienti con compromissione epatica a causa della diminuzione della glucuronidazione.
I dati ottenuti da pazienti con compromissione epatica di entità da moderata a grave mostrano che la farmacocinetica della lamivudina non ha significativamente alterata dalla disfunzione epatica. Tuttavia, poiché possono rendersi necessari adattamenti posologici della zidovudina, si raccomanda di usare preparazioni separate di lamivudina e zidovudina nei pazienti con grave compromissione epatica. Il medico ha invitato a fare riferimento per la prescrizione di questi farmaci alle informazioni relative ai singoli medicinali. Aggiustamenti posologici nei pazienti con reazioni avverse ematologiche. Possono rendersi necessari aggiustamenti nella posologia della zidovudina se i livelli di emoglobina scendono al di sotto di 9G/VL o 5,59 mol/L o la conta dei neutrofili scende al di sotto di 1,0x109/L, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Poiché non è possibile l'aggiustamento della posologia di Combivir, devono essere usate preparazioni separate di zidovudina e lamivudina. Il medico ha invitato a fare riferimento per la prescrizione di questi farmaci alle informazioni relative ai singoli medicinali. Posologia nell'anziano. Non sono disponibili dati specifici, tuttavia ha consigliata speciale attenzione in questa classe di età alla quale si associano modificazioni come la diminuita funzionalità renale e le alterazioni dei parametri ematologici. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. La zidovudina è controindicata nei pazienti con marcata neutropenia, 0,75x109L, oppure con livelli molto bassi di emoglobina, 7,5G/VL o 4,65 mol/L. Pertanto Combivir è controindicato in questi pazienti, vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sebbene un'efficace soppressione virale con la terapia antiretrovirale ha dimostrato di ridurre notevolmente il rischio di trasmissione sessuale, un rischio residuo non può essere escluso. Si devono prendere precauzioni per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Combivir contiene lamivudina e zidovudina, pertanto qualsiasi interazione identificata con questi singoli componenti riguarda Combivir. Gli studi clinici hanno mostrato che non vi sono interazioni clinicamente significative tra lamivudina e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Combivir insieme ad altri farmaci come Euros Optivusa Euro, Euros Tripla Euro, Euros Bictardia Euro, Euros Descovi, compressa rivestita Euro, Euros Efavirenz più entricitabina più tenofovir di soproxil Milana Euro, Euros Efavirenz entricitabina tenofovir di soproxil Crca Euro, Euros Efavirenz entricitabina tenofovir di soproxil Teva Euro, Euros Efavirenz entricitabina tenofovir di soproxil Zentiva Euro, Eurosentricitabina più tenofovir di soproxil Accorda Euro, Eurosentricitabina più tenofovir di soproxil Doc Generica Euro, Eurosentricitabina e tenofovir di soproxil Dottor Reddisa Euro, Eurosentricitabina più tenofovir di soproxil Ega Euro, Eurosentricitabina più tenofovir di soproxila Euro, Eurosentricitabina più tenofovir di soproxil Milana Euro, Eurosentricitabina più tenofovir di soproxil Teva Euro, Eurosentriva, capsula Euro, Eurosentriva, soluzione a Euro, Euroseviplera Euro, Euros Genvoia Euro, Euros Leustatina Euro, Euros Litaca Euro, Euros Mavenclada Euro, Euros Odifosea Euro, Euros Rebetula Euro, Euros Tribida Euro, Euros Intuzza Euro, Euros Truvada Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Combivir durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Combivir durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Come regola generale, quando si decide di usare un agente antiretrovirale per il trattamento dell'infezione da HIV nelle donne in gravidanza e di conseguenza per ridurre il rischio di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sono state riportate reazioni avverse durante la terapia per la malattia da HIV con lamivudina e con zidovudina, da sole o in associazione. Per molte di esse non è chiaro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Esiste un'esperienza limitata di sovradosaggio con Combivir. Non sono stati identificati sintomi e segni specifici in seguito a sovradosaggio acuto con zidovudina e lamivudina, se si escludono quelli indicati come effetti indesiderati. Non sono stati osservati decessi e tutti i pazienti si sono ristabiliti.
In caso di sovradosaggio il paziente deve essere monitorato per evidenziare segni di tossicità, vedere paragrafo 4.8, e deve essere sottoposto ad adeguato trattamento standard di supporto, se necessario. Poiché l'amivudina dializzabile, nel trattamento del sovradosaggio potrebbe essere usata l'emodialisi continua, sebbene tale pratica non sia stata studiata. L'emodialisi e la dialisi peritoneale sembrano avere effetti limitati sull'eliminazione di zidovudina, ma aumentano l'eliminazione del metabolita glucuronide. Per ulteriori informazioni il medico ha invitato a far riferimento alle informazioni relative all'amivudina più zidovudina da sole. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Antivirali per il trattamento dell'infezione da HIV. Associazioni, codice ATC. ILUNGA 05AR01. L'amivudina più zidovudina sono analoghi nucleosidici che hanno attività contro l'HIV. In aggiunta, l'amivudina ha attività, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'amivudina più zidovudina sono ben assorbite dal tratto gastrointestinale. La biodisponibilità di lamivudina per via orale negli adulti è compresa di norma fra 80 e 85% e quella di dati preclinici di sicurezza. Gli effetti clinici rilevanti di lamivudina e di zidovudina in associazione sono anemia, neutropenia e leucopenia. Mutagenesi e cancerogenesi. NA copyright lamivudina NA copyright zidovudina sono mutagene nei test sui batteri ma elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina, e 460, sodio amidoglicolato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, rivestimento della compressa, ipromellosa, e 464, titanio diossido, e 171, macrogol 400, polisorbato 80, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Combivir a base di lamivudina più zidovudina sono lamivudina e zidovudina Aurobindo. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.